Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della Z4 come al solito, ma in particolare della barra d'uomi. Perché vi voglio fare questo video sulla barra d'uomi? Perché devo ancora montarla, sembra montata ma non lo è, che vi faccio vedere, è solamente appoggiata. La Z4 di serie monta già due duomi laterali, uno e una due che adesso vi farò vedere meglio, ma come ben sapete non sono sufficienti per la torsione che ha questa macchina. Come vedete c'ha molto spazio, va un motore molto lungo e quindi ha bisogno di resistenza, ha bisogno di rigidità torsionale, soprattutto tra duomi e duomi. Tra i due top mount, uno e una due, ha bisogno di questa rigidità. Oggi vi faccio questo video pre-installazione perché voglio darvi le mie impressioni. Niente di più, niente di meno. Prima di installarla voglio dirvi che, vabbè, la macchina sappiamo benissimo già com'è, chi è proprietario di quest'auto lo sa, e secondo me ha bisogno di un po' di rigidità sull'anteriore per la precisione dello sterzo. Oggi andrò a montarla, però con questa mi auguro che cambi ancora di più, diventerà un tutt'uno sul davanti. Bene, procedo all'installazione, che non sto qui a spiegarvi come si fa perché comunque sono tre dadi qui e altri due dadi là sopra e ci vediamo dopo che sono andato a farmi un giro. Allora, sto andando a provare la barra d'uomi davanti ai tre punti e allora sono sincero, non ho fatto partire il video subito, però la differenza la sento già. E lo so, sembrano quei video, come dire, quei video un po' che ogni volta devono esaltare le cose, però ve lo giuro, cioè sono realmente sincero che adesso è migliorata ancora davanti. Cioè, allora, partiamo dal presupposto che questa macchina qua di serie sul davanti è molla. Ma che mollo? Ma quale mollo? Cioè, cosa vuol dire mollo qua? Non capisco io. Cioè, proprio tende ad andare dove vuole. Ho fatto parecchi accorgimenti che l'hanno migliorata tanto, ma forse penso che questo sia quello che l'ha migliorata di più, perché allora, senza che stia qua a raccontarvi tante barzellette, vi faccio vedere come la macchina reagisce al cambio di direzione. È molto precisa. La precisione è una sterzata, è un tutt'uno la macchina. Adesso è molto più facile da gestire la macchina, proprio la senti che sei tu il padrone della macchina. Prima andava un po' in balia dove voleva lei. Anche adesso guardate, c'è lo sterzo, è preciso, è dritto, non va dove vuole. Volevo solo provare la barra d'uomi prima di andare in pista, giusto per capire che sia a punto, che non ci siano vibrazioni, che non ci siano problemi. Eccoci tornati dal giretto, come avete visto. Le riprese non erano delle migliori perché ho fatto una cosa un po' improvvisata, perché sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. E invece devo dire che la dinamica della macchina è tutta un'altra cosa. Cioè io in primis sono sorpreso di come la macchina ha reagito, insomma, a questa modifica che alla fine quanto ci ho messo. Vabbè, nel video magari non si può capire il tempo che ho impiegato, ma ci avrò messo 10 minuti, un quarto d'ora. La macchina ha un altro modo di reagire, si intraversa più facilmente. Per assurdo, essendo che davanti è più rigida, la macchina tendeva a sovrasterzare più facilmente e la cosa ovviamente
merita, nel senso è una cosa voluta. E dopo oggi, dopo questa esperienza del risultato che ho avuto con questa modifica sull'anteriore, sicuramente metterò una Duomi anche sul posteriore. Adesso non l'ho ancora comprata, probabilmente me la fabbricherò qua con i ragazzi, ma differenza veramente abissale. Davvero contento, davvero soddisfatto e niente ragazzi, condividete questo video, mettete like e seguite la pagina, mi raccomando, non perdetevi ogni video che metto. Ciao!